Questa è la mia videocamera primaria. È la Sony Alpha 7 Mark IV. È la camera migliore che io abbia mai posseduto, non solo per le foto ma soprattutto per i video, ed è infatti per questo che la uso maggiormente. E spesso, quando giro i video, devo affrontare un nemico abbastanza subdolo, il vento. Infatti questa videocamera ha degli ottimi microfoni. La voce che stai sentendo proviene direttamente da questa videocamera. Mi metto le cuffie per sentire anch'io cosa sto facendo e simulo un po' di brezza con un piccolo ventilatore. Ed ecco che interi minuti possono andare buttati per colpa di una leggera brezza. Questo piccolo ventilatore fa esattamente quel venticello di cui non te ne accorgi, che quando stai girando non ci pensi, in realtà ti sta rovinando l'intera ripresa. Qualche anno fa, per le riprese in esterno, comprai un piccolo microfono a fucile, di qualità discreta, che ho segato e trasformato, collegandolo quindi a un preamplificatore e sul quale ho costruito un telaio per la soppressione del vento con un rivestimento di pelliccia sintetica, quello che comunemente si chiama il gatto morto. Scrivimi nei commenti se ti interessa un video dedicato a questo. Mi capita molto spesso però di dover fare tutto insieme, sia girare i video, sia il microfono con il suo treppiede e il supporto per la registrazione. Per farla breve, voglio sfruttare all'aperto i microfoni della videocamera, sopprimendo però l'effetto del vento, per passare da questo, in pochi secondi, a questo. Rumore soppresso, rumore presente. Vuoi vedere come ho fatto? Il concetto è tutto sommato semplice. Il pelo assorbe la pressione dell'aria, che di solito va a sovrapporsi alla pressione delle onde sonore, sballando quindi il segnale microfonico. Quindi tutto quello che c'è da fare è fare in modo che sopra il microfono resti bene aderente una certa quantità di pelo. Il modello tridimensionale che vedi è quello della prima versione della Sony, ma la forma è praticamente la stessa. I microfoni si trovano sulla torretta principale, uno a destra e uno a sinistra. Mi ricreo quindi un modello 3D di massima della torretta e delle parti adiacenti. Segnalo con dei parallelepipedi lo spazio che devo lasciare vuoto davanti ai microfoni. Su questo modello comincerò a costruire il mio pezzo. Mi serve un audio molto frontale e cerco di creare una forma simile ad un orecchio. In questo modo conto di direzionare meglio la ricezione dell'audio. Faccio un po' di tentativi e qualche prova prima di raggiungere una buona aderenza al profilo della macchina fotografica. Quindi porto il modello realizzato sul programma di Slicer per la stampante 3D. Lo giro in modo da ottimizzare la stampa e non avere il materiale di supporto. Invio quindi tutto alla stampante. Qualità alta. Tempo di stampa un paio d'ore. Ecco il modello realizzato, pulito anche da qualche piccola sbavatura della stampa. Non ci perdo tanto tempo perché andrà completamente ricoperto. Per fissarlo alla macchina intanto uso un elastico. Al momento non ho trovato una soluzione migliore, probabilmente mi basta trovare un elastico nero, giusto per un'estetica più coerente. Da una parte faccio il cappio, dall'altra lo fermo semplicemente con un pezzetto di bastoncino di bambù. Ora verifico che resti fermo, aderente alla superficie e che non faccia gioco sulla macchina. E soprattutto che non impedisca la rotazione del selettore. Rimane ben agganciato e stabile, possiamo procedere con il rivestimento. Infatti la mia idea è quella di rivestire tutta la superficie del pezzo con del pelo. Questo è pelo sintetico che ho comprato appositamente per il microfono a fucile. Come prima cosa mi occupo della superficie che va a diretto contatto con la macchina fotografica, quella indicata con il colore verde. Voglio creare una specie di velluto che attutisca il più possibile il contatto con la macchina.
Mi preparo quindi tagliando i pezzi molto fini, circa 1 mm o 2, da un ciuffetto di pelo sintetico, ottenendo quindi un mucchietto di pelo corto. Applico la colla sulla superficie interna. Ho deciso di usare la colla da calzolai, nota anche come mastice o colla al neoprene. Se non la conosci, ha la particolarità di richiedere una decina di minuti tra l'applicazione e l'incollaggio. Quindi spolvero sopra il pelo corto, tagliato prima. Non sarà proprio un velluto, ma non devo neanche creare troppo spessore. Distribuisco il più possibile il pelo in modo che vada a coprire tutte le zone ricoperte di colla. Con un pennello rimuovo l'eccesso, pulendo e verificando che sia tutto ben ricoperto. Adesso devo sbarazzarmi del pelo rimasto prima che vada in giro. E se provassi a... Con l'aspirapolvere finisco di pulire il pezzo. Ora mi preparo a ricoprire tutta la superficie esterna, quella colorata in blu. Tutto l'esterno va ricoperto, altrimenti propaga il rumore del vento. Taglio delle strisce di pelo e rimuovo la parte di tessuto che lo tiene insieme. Dovendolo incollare sul supporto non mi serve e anzi mi appesantisce inutilmente. Applico il mastice su tutta la superficie esterna e anche sulla zona interna del pelo dove ho strappato il tessuto. Ripeto per entrambi i lati. Dopo una decina di minuti sono pronti per essere applicati. Basta guardare la colla che diventa leggermente opaca e non più trasparente. L'adesione è assolutamente perfetta, basta fare un po' di pressione e rimuovere con le forbicine gli eccessi di pelo. Procedo quindi con le varie superfici, via via sempre più piccole, cercando di ricoprire il più possibile adattandomi alle forme. Quindi taglio, rimuovo la stoffa, applico la colla su entrambe le parti. Aspetto 10 minuti, applico e faccio pressione. Applico la colla su entrambe le parti. Applico e faccio pressione. Applico la colla su entrambe le parti. Applico e faccio pressione. Applico la colla su entrambe le parti. Applico e faccio pressione. Applico la colla su entrambe le parti. Applico e faccio pressione. Ok, sembra una via di mezzo tra il mostro di Guerre Stellari e un troll degli anni '80. Vediamo se con un passaggio dal barbiere migliora. Infatti non mi serve una lunghezza eccessiva del pelo per fermare il vento, inoltre è più comodo senza i peli più lunghi che vanno a coprire i comandi. Non resta che occuparsi della parte più importante, cioè la parte interna delle orecchie, quella in giallo. Anche qui taglio delle strisce, ma prima di incollarle le inserisco in sede e mi segno con un pennarello la parte che non dovrà essere ricoperta di colla, in quanto sarà in contatto con la macchina fotografica e subito sopra il microfono. Replico a specchio per entrambe le orecchie e procedo ad incollare le parti sempre con la stessa tecnica. Applico la colla su entrambe le superfici, aspetto, infine presso insieme. Un'ultima spuntata e rimetto l'elastico con un pezzetto di bambù un pochino più grande per evitare che possa scappare.
quindi faccio una prova per metterlo ed effettivamente sta bello fermo. Ora direttamente sulla macchina, con l'aiuto dell'aspirapolvere, pettino i peli e taglio tutti i ciuffetti in eccesso. Devo chiudere anche qua. Meno male c'ho un pezzetto ancora. In diretta su una camera da 3.000 euro con la colla. Applico anche gli ultimi pezzettini e faccio un bel test. Prova dell'audio guardando in camera. Soffio leggero. Soffio forte. Soffio leggero. Intanto parlo. Non male, non male. Per provare senza, togliamo la copertura. Parlo, sicuramente l'audio è un attimo più cristallino, ma soffio leggero. Soffio leggero. Soffio forte. Soffio forte. Soffio forte. Praticamente inascoltabile se il soffio è forte. A questo punto non resta che usarlo. Eccolo, così c'è un po' di vento, si sente. Niente di esagerato, ma si sente. Così c'è molto più vento di prima e non si sente niente. Controprova. Se sei interessato a scaricare il modello da stampare, mi sembra giusto un riconoscimento simbolico con una piccola donazione. Scrivimi, anche se sei interessato a ricevere l'oggetto finito. Ora, se sei arrivato fino a qui, mi sa che il video ti è piaciuto. E se non vuoi perdere i prossimi... Eccola, niente, non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Iscriviti.